Ciao, io sono Carla e oggi ti propongo dei grissini di pane semplicemente favolosi. Andrò a farli fritti e potrai accompagnarli con affettati, formaggi, crescenza, stracchino, chi più ne ha ne metta. Vieni con me in cucina e prepariamoli insieme. Per prima cosa metto l'acqua leggermente tiepida o a temperatura ambiente in una terrina, 300 grammi. Metto 6 grammi di lievito fresco, se metti quello secco mettine 2 grammi. Mescolo facendo sciogliere il lievito. Una volta sciolto il lievito aggiungo 20 grammi di olio extravergine di oliva. Posso aggiungere metà della farina. Questi sono 500 grammi di farina zero. Sto usando una farina con 10 grammi di proteine. Le proteine sono la forza della farina e le trovi scritte sulla confezione. Intanto metto metà farina, la setaccio e poi mescolo. Ottengo un impasto idratato. Faccio questo passaggio per inserire il sale, 10 grammi di sale. In tal modo nell'impasto ancora idratato avrà modo di sciogliersi. Non metterlo mai il sale ad impasto asciutto, altrimenti non si scioglierà. Piuttosto lascia un po' d'acqua dei totali e scioglilo nell'acqua per poi aggiungerlo all'impasto. Oppure procedi in questo modo. Finisco di mettere tutta la farina, sempre setacciandola. Impasto prima con il cucchiaio di legno e poi con le mani. Dovrò assorbire tutta la farina della ciotola. Ecco che ho assorbito tutta la farina dal contenitore, lascio l'impasto coperto all'interno del contenitore perlomeno per 15 minuti. Sono trascorsi 15 minuti, tolgo il coperchio e faccio un giro di pieghe. Tiro l'impasto e lo porto nel lato opposto, in questo modo. Farò questi giri di pieghe fin quando non sentirò l'impasto tenace. Se senti che l'impasto è troppo appiccicoso, bagnati le mani prima di fare le pieghe. Ok, ci siamo, l'impasto è tenace, lo sistemo sul piano di lavoro, formo un panetto. L'impasto è leggermente appiccicoso, quindi volendo puoi anche dare una spolverata di farina. Sistemo l'impasto in un contenitore chiuso con coperchio e aspetto il raddoppio del volume. Il raddoppio del volume avverrà nel giro di 2-3 ore, dipende dalla temperatura ambiente e dalla quantità di lievito che mettiamo. Io preferisco metterne sempre poco per avere un impasto più digeribile. Dopo 2 ore e mezzo, ecco il mio impasto ben lievitato. Do uno spolvero di farina sul piano di lavoro e ce lo lascio cadere. Metto della farina anche sopra ed inizio ad allargarlo con le mani. Lo capovolgo e procedo in questo modo. Lo schiaccio fino ad arrivare allo spessore di 1 centimetro. Se vuoi puoi anche mettere dei semi di sesamo. Poi li schiaccio bene sull'impasto. Puoi metterli su una parte o su entrambi i lati. Io li andrò a mettere solo su un lato. Adesso prendo la rotella per pizza e pratico dei tagli. Andrò a formare dei grissini dello spessore, della larghezza di circa 1 centimetro. Ma puoi farli come preferisci. Quelli più lunghi ovviamente li andremo a tagliare per friggerli meglio. Li ho tagliati tutti, adesso preparo l'olio. Metto la padella sul fuoco, ci verso abbondante olio di semi, porto l'olio a temperatura e poi inizio a friggere i grissini. Mentre l'olio arriva a temperatura ho diviso l'impasto e distanzio intanto i grissini, così li avrò già pronti durante la frittura. Se alcuni si sono attaccati basta che ci ripassi staccandoli. Ecco che l'olio è arrivato a temperatura, quindi posso iniziare a friggere. Quando saranno dorati puoi toglierli, puoi farli più o meno dorati, quello dipende dai tuoi gusti. Una volta pronti li tolgo, li metto su carta assorbente. Se vuoi puoi mettere anche un pizzichino di sale quando sono ancora caldi e procedo in questo modo fino a friggerli tutti.
Ed ecco i grissini fritti pronti, sono semplicemente una meraviglia, morbidi all'interno, croccantissimi all'esterno. Ed ecco il mio vassoio pronto, guarda che meraviglia, per un antipasto oppure un aperitivo. Provali e fammi sapere. Spero che la mia proposta vi sia piaciuta. Buon appetito!